Buongiorno e ben trovati. Qualche settimana fa mi ha chiamato un ragazzo che segue attraverso il mio servizio di distance coaching chiedendomi aiuto perché il suo poliedro stava male e lui non riusciva a capire cosa fosse. Perciò, visto che non è la prima volta che mi chiamano per farmi domande del genere, ho ritenuto opportuno riportare qui una sorta di vademecum su cosa si deve fare quando siamo in presenza di un cavallo che ha una colica. Non è un argomento di horsemanship, lo so, ma sapete che a me piace parlare anche della cura del cavallo e della sua alimentazione, e quindi mi sono ricordato che un po' di tempo fa avevo letto un articolo su una rivista americana che si chiama The Horse, in cui l'articolista affrontava il problema di cosa fare e non fare durante una colica, chiedendo consiglio a vari veterinari. Ho cercato di farne un po' un riassunto ed ho diviso tutto in due parti. La prima, questa di cui parleremo oggi, è cosa fare quando siamo in presenza di una colica. La seconda è come possiamo fare per migliorare la gestione del nostro cavallo in modo da scongiurare la colica ancora prima che possa venire. Personalmente io e mia moglie Simona abbiamo dovuto vivere da vicino questa situazione l'anno scorso con uno dei cavalli di Simona, che ha avuto una brutta colica e che abbiamo risolto solo portandola in clinica e facendola operare. Vi assicuro che se non l'avete vissuta una situazione del genere non è un'esperienza che vi piacerebbe fare. Perciò alla fine di questo contenuto vi ho aggiunto anche un paio di miei consigli sulla questione. Intanto cerchiamo di capire però cos'è una colica e poi vediamo i 12 consigli per gestirla al meglio. Il termine colica si riferisce al dolore addominale piuttosto che a un disturbo specifico. Le condizioni che comunemente causano le coliche includono gas, impattamento, sovraccarico di cereali, ingestione di sabbia e infezione da parassiti. Ogni cavallo ha la capacità di provare coliche, afferma il dottor Michael Fugaro. Il disturbo è indiscriminato di età, sesso, razza, occupazione e ambiente. I sintomi che ci indicano che un cavallo potrebbe essere in colica sono che il cavallo si butta in terra e si rialza continuamente, che raspa, si rotola e non mangia. Ma a volte ci sono dei cavalli che possono avere dei sintomi meno evidenti ed in quei casi è più complesso capire a cosa siamo di fronte. Spesso solo l'esperienza e la conoscenza delle abitudini dell'animale fanno la differenza. La diagnosi, afferma la dottoressa Amy Plummer, si basa generalmente sull'esame fisico, cioè suoni intestinali, temperatura, polso, frequenza respiratoria, palpazione rettale e colore delle mucose, ecografia addominale ed infine esami del sangue. Le coliche si dividono in due gruppi: le coliche mediche, che sono quelle che per guarire non hanno bisogno di un intervento chirurgico, e le coliche chirurgiche, che invece hanno bisogno appunto di un intervento chirurgico. Con un trattamento appropriato e tempestivo la prognosi per le coliche mediche è da molto buona a eccellente e per le coliche chirurgiche che ricevono un trattamento immediato è da buona a eccellente. Ma adesso entriamo nel vivo dei consigli che i veterinari intervistati da The Horse suggeriscono. Consiglio numero 1. Il dottor James Carmalt dice che la prima delle cose che dobbiamo fare è quella di controllare la temperatura rettale e la frequenza cardiaca, che vi ricordo che nei cavalli va da 28 a 42 e anche 45 battiti al minuto. Dipende dal soggetto, perciò una buona cosa sarebbe sapere qual è la frequenza cardiaca del nostro cavallo quando sta bene, in modo da rendersi conto subito se siamo in una situazione anormale oppure no. Consiglio numero 2. Sempre il dottor Carmalt suggerisce poi di controllare le feci del cavallo, se la quantità e la qualità è quella di sempre oppure se ne ha fatte meno o magari sono più asciutte del solito.
Consiglio numero 3. La dottoressa Amy Plummer suggerisce di chiamare subito il veterinario appena abbiamo il sentore che ci possa essere una colica in corso e non attendere a lungo, anche se c'è una vaga sensazione che potrebbe trattarsi di una colica. Aspettare potrebbe far sì che i problemi minori diventino gravi, oppure che i problemi gravi diventino incurabili. Sarà poi il veterinario durante la telefonata preliminare a capire se il proprietario può monitorare l'animale ancora un po', oppure se c'è bisogno assolutamente del suo intervento. Attendere troppo in questi casi può essere fatale, come fa notare la dottoressa Plummer. In alcuni casi l'eccesso di liquido nello stomaco, che non può passare a causa di una struzzatura nell'intestino, può addirittura causare la dilatazione e la rottura dello stomaco stesso. Quindi intervenire immediatamente è la cosa migliore. Consiglio numero 4. Mantenere la supervisione del cavallo per tutto il tempo necessario e non sottovalutare la cosa andandosene per qualche ora per poi tornare a vedere se va tutto bene. A volte le cose possono precipitare nel giro di un quarto d'ora. In questo però ci può venire in aiuto la tecnologia. Oggi si possono acquistare con poche decine di euro telecamere a batteria con una loro SIM dati che ci permettono di tenere sotto controllo per ore il cavallo anche se non siamo nello stesso luogo dove si trova lui. Consiglio numero 5. Farlo camminare aiuta, ma anche in questi casi sentite sempre prima il parere del vostro veterinario. Il dottor Daniel Keenan suggerisce di farlo camminare in maniera veloce per 45 anche 60 minuti. Molto spesso coliche lievi passano semplicemente in questo modo perché il camminare aumenta la mobilità intestinale. Tuttavia, siccome camminare in una situazione del genere può stancare velocemente il cavallo, non dobbiamo farlo camminare troppo. Suggerisce ancora il dottor Keenan, ma solo quanto basta per impedirgli di buttarsi in terra. Consiglio numero 6. Non dare da mangiare niente e impedire al cavallo di accedere a qualsiasi genere di cibo, poiché potrebbe aggravare il problema. Di solito il cavallo non mangia quando ha dolore per la colica, ma ci sono dei soggetti che invece continuano a voler mangiare ed altri che appena il dolore è diminuito ricominciano subito a mangiare. Ecco perché è bene togliere dalla loro portata cibo di qualsiasi genere ed impedirgli di mangiare anche l'erba nel momento che li stiamo passeggiando. Consiglio numero 7. È buona cosa evitare anche l'accesso all'acqua fino a che il veterinario non ha potuto visitare e constatare la situazione del cavallo. Se lo stomaco fosse dilatato, lasciarlo bere potrebbe causare la rottura dello stomaco stesso. Consiglio numero 8. Non somministrare farmaci senza l'approvazione del veterinario, poiché gli antidolorifici possono mascherare segnali clinici che servono al veterinario per fare una buona diagnosi. Consiglio numero 9. Non abusare con le dosi dei farmaci somministrati. Dice il dottor Fugaro, se il dolore ritorna non è perché la dose era scarsa, ma perché le condizioni del cavallo sono al di là di quello che il farmaco può fare. Consiglio numero 10. Mettere il cavallo in un'area sicura e priva di pericoli come un grande box oppure in un piccolo recinto senza oggetti dove può sbattere e farsi male se si rotola in terra. Se è una fattrice il consiglio che dà la dottoressa Weatherly è di separare il puledro dalla madre ma tenerlo in un'area adiacente dove possa continuare a vederlo per non creare una situazione di ansia che potrebbe peggiorare lo scenario. Consiglio numero 11. Iniziare ad organizzare il trasporto per la clinica. Se siamo autonomi per lo spostamento del cavallo non ci dovrebbero essere problemi, ma se invece dipendiamo da terzi cerchiamo subito un trasportatore che sia disponibile a trasportare il cavallo. Non aspettiamo all'ultimo perché potremmo ritrovarci a tarda sera a cercare un passaggio con tutte le complicazioni del caso. Adesso però vi voglio dare anche due miei consigli. Okay? Il numero 12 è un plus, il numero 13 un bonus. Il numero 12, il consiglio numero 12 è avere sempre più di un numero di veterinari nel cellulare, in modo che se in un caso di emergenza non troviamo il primo, possiamo avere più chance di trovare il secondo o il terzo. In questi casi solo un professionista ci può aiutare ed anche se purtroppo non è sempre così, un intervento tempestivo può spesso salvare la vita del nostro cavallo, come abbiamo già sentito suggerire dalla dottoressa Amy Plummer. E poi infine l'ultimo consiglio, quello di fare un'assicurazione.
consiglio numero 13 è fare un'assicurazione che ci copra delle spese mediche. Un intervento chirurgico per una colica può anche costare 7.000 euro. Perciò il mio consiglio è di fare un'assicurazione che ci aiuti in questi casi a prendere la decisione migliore senza dover pensare alla spesa che ne consegue. Purtroppo in Italia non ci sono assicurazioni che fanno questo servizio. Noi personalmente ci affidiamo a un'assicurazione belga, molto importante ed affidabile. Se qualcuno di voi vuole saperne di più, mi può scrivere in privato e gli darò volentieri i riferimenti della persona da contattare. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, soprattutto che possa aiutarvi un po' a gestire certe situazioni che spero che non dovrete mai affrontare, però purtroppo a volte succede. E se volete, se avete piacere, condividetelo anche con i vostri amici proprietari di cavalli che sicuramente saranno felici di avere qualche informazione in più. Un'ultima cosa che vi voglio raccomandare, soprattutto per coloro che hanno il cavallo a casa o che vogliano portare il cavallo a casa loro, è di farsi fare un mini corso dal loro veterinario, non solo per le cose che, come ne ho già parlato in questo video, ma ce ne sono anche altre, quindi non solo per le cose che vi possono essere utili nel caso specifico di quando il cavallo si sente male, ma che vi aiuti un po' anche a imparare le cose basilari che dovete saper fare in certe circostanze. A volte capita che il veterinario non può venire subito e in quelle occasioni sentirlo telefonicamente e farsi guidare telefonicamente è importantissimo, ma in certe situazioni il veterinario vi potrebbe chiedere anche di fare un'iniezione al vostro cavallo, magari di un farmaco salvavita che dovete sempre avere a disposizione e che ovviamente il vostro veterinario vi dirà quale tenere a portata di mano. Quindi avere la capacità di fare un'iniezione sia endovenosa che inframuscolare è fondamentale. È una delle cose che dovete saper fare se tenete un cavallo a casa vostra, perché potrebbe essere qualcosa che salva la vita al vostro cavallo. Vi fa prendere tempo, ok? Quindi in un caso specifico in cui il veterinario è distante e non può raggiungervi in tempi brevissimi, ma il cavallo sta male, ha bisogno di qualcosa, di fare qualcosa subito, magari un'iniezione di un antidolorifico o qualcosa del genere, ovviamente sempre guidate dal vostro veterinario che vi dirà la dose, vi dirà come farlo e quant'altro, però avere la capacità di poterlo fare vi può far prendere quel tempo in più che vi permette poi dopo di farvi raggiungere dal vostro veterinario e poi dopo lasciare il lavoro a lui. Spero di aver fatto una cortesia a tanti di voi che magari non sono così esperti, e in modo da avere qualche informazione in più per trattare certe situazioni. Se vi è piaciuto il video fatemelo sapere con un like, condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo nel prossimo video.